Dalla peste nera del 1300 alla peste di Londra del 1600, l'epidemia ha fatto parte della vita di moltissimi esseri umani per secoli e nel frattempo gli artisti hanno creato i loro grandi capolavori. Oggi scopriamo insieme le opere d'arte che hanno raccontato di queste malattie nella storia, ma anche quelle che in questi giorni stanno raccontando la nostra vita quotidiana. Sono rimasta molto colpita un paio di giorni fa da uno degli ultimi post su Instagram di Banksy, dal titolo in inglese "Mia moglie odia quando lavoro da casa". Infatti siamo tutti bloccati qui, ma lui da street artist, non potendo andare in giro per le strade inglesi a causa del lockdown, si è dato da fare dal bagno di casa sua. 10 topolini si divertono a distruggere la stanza, saltando dal filo della doccia allo specchio, schizzando ovunque il dentifricio e facendoci sentire per un attimo come loro dei piccoli topi in trappola. Ma i riferimenti al passato in quest'opera non mancano. Banksy infatti rappresenta uno degli animali simbolo di tutte le pesti della storia, che si racconta sia lo stesso che ha aiutato in passato il loro diffondersi, ma anche gli studi sulle cure. Banksy si diverte così a inserire uno dei personaggi preferiti delle sue opere e a rappresentare la nostra realtà quotidiana, come in un'altra opera, The Gross Domestic Product, ma questa volta ai tempi dell'epidemia. In effetti interi libri sono stati scritti da diversi storici su come la peste abbia influenzato gli artisti europei dal 300 in poi, e la realtà è che alcuni di loro sono addirittura morti a causa delle pesti, come Tiziano o Sciele. Il problema quindi è di oggi come di 500 anni fa. Ad esempio, il Rinascimento era appena iniziato quando, nel frattempo, nel 1347 in Italia, cominciavano i primi casi di peste nera, rappresentata per 2 secoli in moltissime opere. Una di queste l'avrò vista da bambina 1000 volte, grazie ai giri a Palazzo Batellis a Palermo con mia madre. Mi riferisco al Trionfo della Morte, un immenso affresco realizzato intorno alla metà del 1400, in cui protagonista è la morte, una morte in forma di scheletro, infatti cavalca armata al centro dell'opera. Sotto di lei la società medievale viene attaccata e molti nobili vengono uccisi perché in questi casi non si salvava nessuno. La morte nera fu più che un'esplosione solo medievale. Per i successivi 300 anni, infatti, la peste divenne una parte regolare della vita in tutta Europa. Scoppi terribili periodicamente devastavano intere città. E un altro trionfo della morte che è rimasto nella storia proprio per aver trasmesso questa idea è quella del 1562 di Bruegel il Vecchio. Qui davvero tutti sono colpiti in maniera indiscriminata. Fa impressione persino oggi. Non solo un esercito di scheletri infatti sta colpendo la città, ma anche il paesaggio è spoglio e gli alberi purtroppo sono tutti morti. A quei tempi però, bisogna dirlo, non si poteva trovare una cura come oggi e la tecnologia sotto ogni aspetto era meno avanzata. La differenza oggi quindi è che si può trovare il giusto modo per evitare di essere colpiti. E una degli artisti contemporanei che ci racconta in maniera più positiva come fare è Sarah Schickel, un'artista che porta lo scintillio dei diamanti in ogni sua opera e che ci incoraggia a pensare che tutto passerà. Nelle sue ultime opere le nostre mani luccicano mentre le laviamo, oppure i corpi dei medici che ci stanno aiutando e stanno lavorando ininterrottamente luccicano per ringraziarli del loro impegno costante. Secondo me è un bel modo per poter rimanere positivi in questo periodo. Positività però che, giustamente, non era a dire il vero molto diffusa nelle opere del passato, come ad esempio in Fragilità umana di Salvator Rosa, in pieno barocco. Si racconta infatti che almeno metà della popolazione dell'intera città di Napoli sia morta durante la peste del 1600, e fra questi molti bambini, fra cui lo stesso figlio del pittore che in quest'opera sta firmando un accordo con la morte rappresentata come uno scheletro. Un gesto molto simbolico che racconta di una storia secondo me terribile. E in pieno 1600 Salvator Rosa non è l'unico a perdere un caro a causa della peste. Un altro grande artista sarà Rembrandt. La donna che lo aveva aiutato a vendere le sue opere ed era diventata la sua amante e madre della figlia, verrà infatti colpita anche lei dalla malattia. Paradossalmente però uno dei nostri problemi di oggi, un po' lontano dal mondo rappresentato in pieno 1600, è quello di rimanere a casa tranquilli. E alcuni artisti in queste ultime settimane ce lo hanno fatto notare. Sammy Slabbink, un artista contemporaneo belga, ci ha invitati in una delle sue ultime opere, un collage vintage, a non perdere la testa mentre siamo chiusi in casa. Una donna al centro di un soggiorno un po' anni 50, circondata da elettrodomestici, riviste e televisioni, si annoia e così la testa le scoppia. L'invito a rimanere a casa è arrivato anche da un altro artista contemporaneo, lo street artist TV Boy, che in una delle sue ultime opere fa intervenire lo zio Sam americano, ovviamente con una mascherina, che ci obbliga in inglese a stare a casa. Dei modi simili però per evitare il diffondersi dei contagi venivano ovviamente attuati anche in passato. Ad esempio ho da poco scoperto che la stessa parola quarantena sembra essere nata in pieno 1300 durante la peste a Venezia.
Qui infatti le navi straniere dovevano rimanere per 40 giorni nel porto in isolamento. Tornando alle opere di TV Boy, questa non è l'unica comparsa in queste settimane. In un'altra vengono infatti ringraziati i medici e gli infermieri che sono i veri protagonisti della lotta e vengono rappresentati come degli angeli alati. Angeli che a me hanno ricordato un'altra delle grandi opere del Seicento italiano, le 7 opere di misericordia del Caravaggio, poiché uno dei problemi di sempre in questi periodi, oggi come nel passato, è stato quello di poter seppellire i propri morti, appunto una delle 7 opere di misericordia della religione cristiana. Ma la peste del Seicento non è stata spunto soltanto per Caravaggio, in opere religiose, ma anche per un altro grande artista del Seicento, questa volta francese, Nicolas Poussin. Nella sua opera Peste di Azotte descrive un passaggio dell'Antico Testamento, grazie però alla sua esperienza diretta con la peste in quel periodo. E in passato purtroppo tra i morti a causa di questa malattia o dell'influenza ci sono anche alcuni grandi artisti. Uno di questi è Egon Schiele, che in una delle sue opere più famose, La famiglia, del 1918, ha rappresentato se stesso insieme alla moglie e al figlio mai nato. Schiele non ha mai terminato quest'opera. Questo perché, come racconta lui stesso alla madre in una delle sue ultime lettere, la moglie Edith aveva contratto al 6° mese di gravidanza l'influenza spagnola, malattia che la farà morire dopo poche settimane e solo 3 giorni prima di Schiele stesso. Ma anche nella storia dell'arte del Novecento ci sono storie positive di grandi artisti che hanno contratto l'influenza spagnola ma sono sopravvissuti. Uno di questi è Munch. Nel 1919 si rappresenta addirittura in un suo autoritratto dopo l'influenza spagnola. Qui è ancora in vestaglia al centro della scena con un colorito verde che secondo me non promette bene, ma in realtà vivrà e dipingerà ancora per altri 25 anni. E per sopravvivere la scelta in queste settimane di molti paesi in tutto il mondo è stata quella di chiudere i propri confini e invitarci a rimanere a casa, seduti in poltrona, un po' come Munch. Questo invito non è stato fin da subito accolto da tutti, ma con il tempo ci stiamo abituando e alcuni artisti ci hanno aiutato a capire meglio questo messaggio. Ad esempio Cory Matt, una street artist di Los Angeles che ci invita a cancellare i nostri impegni e non l'intera umanità, in una serie di opere che si sta diffondendo come un vero e proprio progetto fra le strade della sua città. E la Matti non è l'unica street artist di Los Angeles a rispondere ad un vero e proprio impegno sociale. Molti sono infatti gli street artist che hanno deciso di lanciare il proprio messaggio di gratitudine, solidarietà o ironia sulle nostre corse alla carta igienica, ad esempio. Le opere legate alle pandemie nel corso della storia dell'arte sono moltissime e molti sono stati gli artisti colpiti in prima persona o che hanno voluto raccontare cosa accadeva intorno a loro. Ma ciò che più mi ha colpito è come ognuno di loro lo abbia fatto e lo stia ancora facendo oggi a proprio modo e secondo lo stile del periodo. Se questo mio video su come l'arte ha dipinto la pandemia ieri e oggi vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella, così da non perdere anche i prossimi video che usciranno presto. Grazie mille e alla prossima!